Sì, ma la prima cosa da dire è che la vittoria dell'estrema destra in Finlandia segue la vittoria dell'estrema destra anche in altri paesi, o vittorie parziali, e lo si è visto in Olanda, lo si è visto anche in altri paesi, Austria, possibilmente in Francia c'è stata un'avanzata. Quindi questo è un movimento che è abbastanza trasversale in molti paesi d'Europa e che non è la reazione solamente alla questione del rifinanziamento del debito di alcuni paesi europei come Portogallo, Irlanda o Spagna o Grecia. È una cosa molto più ampia, molto più grave, quindi questo avanzamento delle estreme destre populiste o anche parafasciste è di una gravità eccezionale, perché in realtà riflette sia la paura e le preoccupazioni legate a una immigrazione massiccia, poco controllata, soprattutto in Italia, ma dall'Italia noi sappiamo che si può estendere ad altri paesi, sia quelli che sono i vantaggi dell'unificazione europea che vengono messi in discussione. Ora vengono messi in discussione per motivi abbastanza strumentali, perché i vantaggi ci sono e il fatto che ci siano dei possibili sacrifici in relazione al finanziamento dei debiti di questi paesi è solo uno degli elementi, è un elemento certamente di peso e di costo, ma riflette gli egoismi nazionali o gli egoismi di una parte della popolazione di determinati paesi. Rimane che questo è un elemento di un segnale d'allarme, direi, oltre che un elemento di preoccupazione, perché questo tipo di reazioni, ripeto, non solamente in relazione ai possibili pesi che riguardano il rimanere dentro l'Europa, l'Unione Europea e all'euro, ma anche alla questione evidentemente dell'immigrazione e dei costi che si porta dietro se mal gestita, perché non dimentichiamo che anche l'immigrazione non è un costo in assoluto, è un costo ma è anche un investimento, perché i nostri paesi beneficiano grandemente dell'afflusso di immigrati, come sappiamo bene, per molti lavori, per molte attività che non vengono più svolte diciamo dalla popolazione originaria. Quindi qui si tratta di fare chiarezza su questo elemento e di ricordarsi che laddove si lamentano determinati svantaggi ci si dimentica troppo facilmente dei vantaggi. Se non venisse finanziato potrebbe accadere una reazione a catena su molti paesi e certamente dei gravi turbamenti sui mercati finanziari mondiali. Dire che cade l'Europa è molto azzardato, prematuro e anche abbastanza stupido. Certamente ci sarebbero conseguenze non piccole sul piano europeo e sul piano mondiale, cioè un'altra crisi finanziaria. Con questo non vuol dire che si scioglierebbe l'Europa, però attenzione, il meccanismo europeo prevede, il problema è che il meccanismo europeo prevede il voto all'unanimità per il rifinanziamento e questo è un elemento istituzionale di debolezza. Dall'altra parte è molto difficile e abbastanza improbabile, malgrado le dichiarazioni dei rappresentanti dell'estrema destra, per esempio finlandese, ma anche di altri paesi come la Lega per esempio in Italia, che si arrivi a delle prese di posizione così radicali, perché in questo caso tutti avrebbero da soffrire in maniera enormemente superiore dal quello che sarebbe il peso finanziario e non finanziario del rifinanziamento di questi debiti. Quindi prima di dare credito alle ipotesi più catastrofiche, ricordiamoci che coloro stessi che hanno minacciato determinate azioni, quindi di chiamarsi fuori dal rifinanziamento, saranno i primi a doverci pensare per non dover poi essere accusati, e questo avrebbe politicamente un costo enorme, insostenibile probabilmente, di avere danneggiato in maniera irrimediabile o comunque radicale l'Europa. Beh, il non chiede altro non è una piccola cosa, i parametri di Maastricht sono stati superati da tutti i paesi e soprattutto come conseguenza della crisi finanziaria che non è nata in Europa, è nata, come sappiamo, con la crisi dei subprime, con la crisi finanziaria negli Stati Uniti. Quindi tutto il mondo ha sofferto di questa crisi e i paesi europei hanno certamente ho dovuto sostenere i governi dei diversi paesi, le economie nazionali e l'insieme delle economie europee con un aumento dei debiti
pubblici e con un aumento dei deficit annuali. Questo per sostenere appunto l'economia, per evitare crolli dell'occupazione e comunque un aumento della disoccupazione c'è stato e via dicendo. Quindi questo superamento è stato riconosciuto e accettato a livello europeo, sia pure temporaneamente, e tutti i paesi e i governi sono impegnati adesso a superare questo momento difficile per poi rientrare nei prossimi anni all'interno dei criteri di Maastricht, che ricordiamo sono un elemento che punta alla stabilità, ma certo a non distruggere l'economia e a non distruggere la coesione sociale. Quindi sì, è vero, c'è stato un superamento dei parametri di Maastricht, non sono la Bibbia caduta sulla terra.